Ciao a tutti. Avrai notato che quando parli con un narcisista non hai mai la sua attenzione e questo accade perché il più delle volte non ti ascolta. Nel mio caso, ogni volta che gli ponevo una domanda, lui mi rispondeva con un'altra domanda e nel frattempo prendeva tempo per poi evadere dall'argomento in questione. Infatti, la comunicazione con un narciso è anomala, confusa e perversa, soprattutto dinanzi ad una richiesta di confronto o dialogo. Lui inizia a causare caos, valendosi di una condotta comunicativa alquanto manipolatoria e prepotente, al fine di offendere e di umiliare. In poche parole, il linguaggio del narcisista diventa un mezzo di autodifesa, una vera e propria resistenza verbale che trasforma i vocaboli in espressioni ambigue e complesse. In realtà il narciso non è in grado di argomentare o di esporre le sue idee. Al contrario, si tutela, si maschera, schiva e sfugge. Da notare che la lingua è un segnale fondamentale per la salute mentale e istituzionale, come ad esempio il posto di lavoro e la famiglia. Non è possibile avere una società intatta se viene a mancare un dialogo esplicito e una comunicazione chiara e ben definita, poiché è una componente di qualsiasi patto sociale. Il linguaggio di ognuno di noi definisce in che modo percepiamo l'umanità. Tutto ciò è la nostra psiche e la nostra consapevolezza. In tale concetto il narcisista diventa un reale pericolo sociale. Ma scopriamo quali sono i criteri di comunicazione che dominano l'universo dei narcisisti. Il narciso invertito, ovvero il covert, dato che è stato oltraggiato e offeso dai prevaricatori, tende a non insultare. Le inclinazioni violente, saldamente soffocate, appaiono apparentemente mediante una cordialità rabbiosa e una cultura artefatta. Una reale ambivalenza costruttiva fatta di comprensione sostenuta dal timore e dall'odio. Il narcisista cerebrale è un cultore della lingua che la utilizza in maniera spumeggiante, glaciale ed esplicita. Durante un dialogo tende a umiliarti e a farti passare per uno corto di cervello, sempre pronto ad averla vinta su ogni discussione. La manipolazione è il suo mestiere e adora metterla in atto in ogni circostanza. Il narcisista classico utilizza il linguaggio in maniera feroce e disumana, con l'obiettivo di circuire i propri avversari, per provocare terrore e caos, per incitare le altre persone a imitarlo, nonché per indurre il suo pubblico nell'equivoco e nell'incertezza, per acquisire il dominio e danneggiare. La comunicazione è totalmente basata sulla menzogna patologica. Il concetto è che la manipolazione comunicativa ha un unico obiettivo, quello di devastarti psicologicamente. Ricordati sempre che tutto ciò fa parte di uno schema ben definito e significa subire molestie morali. Ma come difenderti da tutto ciò? Il solo sistema per arrestare le offese morali che il narciso ti infligge quotidianamente attraverso la comunicazione verbale è sganciarti dalla conversazione. Devi astenerti nell'inseguire quella razionalità dove in realtà non esiste e piantala di controbattere con una persona che desidera solamente distruggerti. Svincolati da tale relazione tossica e lascia andare ciò che non hai mai avuto, che non hai e che non avrai mai, ossia l'amore. E tu come vivi il tuo dialogo con il narcisista? Scrivilo qui sotto nei commenti. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.